Ciao, io sono Sabrina Negrisoli e sono software tester team leader del reparto di software IT di SeaVision. Sono in SeaVision dal 2018 e inizialmente sono entrata in SeaVision con il ruolo di product specialist. Da product specialist poi mi sono spostata nel team di prodotto, dove ho iniziato a sviluppare la parte riguardante l'analisi dei dati in real time e l'analisi dei dati storici, per poi spostarmi nel reparto software, proseguire appunto questa parte nel ruolo di BI specialist. Nel corso del tempo mi sono spostata man mano sulla parte di testing, in particolar modo sullo sviluppo di test automatici per andare a testare la non regressione nel rilascio di un software. Ho studiato ingegneria biomedica presso l'Università degli Studi di Pavia. Una volta che mi sono laureata ho iniziato un periodo di stage dove ho iniziato a occuparmi della parte di analisi ed elaborazione dati. Dopo mi sono spostata in una società di consulenza dove effettivamente ho iniziato ad approcciare tutto il mondo della business intelligence e dopo 3 anni passati appunto in questa società di consulenza sono arrivata in SeaVision. Rispetto alla mia esperienza in azienda di consulenza devo dire che trovo molto più impattante lavorare su un prodotto rispetto che su progetti diversi. Questo perché, soprattutto considerando il fatto che inizialmente sono stata parte del team di prodotto, è bello veder crescere, veder nascere e crescere il prodotto, vedere come nel tempo si sviluppa, come nel tempo vengono aggiunte nuove funzionalità. Il software tester è una figura molto importante nella fase di sviluppo e di rilascio di un software, in quanto è quella figura che si occupa appunto di andare a stressare il software in rilascio. Questo ovviamente comporta andare a testare nel modo più esaustivo possibile le diverse funzionalità di un software, in modo da evitare di rilasciare il software con dei bachi. Nello specifico nel nostro reparto ci occupiamo di andare a testare sia i plugin customizzati che vengono prodotti per i nostri clienti, ma anche appunto eseguire i test che riguardano la release del nostro prodotto Odoo. Abbiamo anche aggiunto, oltre al testing manuale, anche tutta una parte di testing automatico che va appunto a testare la non regressione del software. Quindi in sostanza cosa succede? In fase di rilascio software, il software tester cosa fa? Deve scrivere dei test il più accurati possibile per andare a stressare il sistema. Una volta che il test viene scritto e la funzionalità è dichiarata chiusa, finita dallo sviluppatore, il test viene effettivamente eseguito e questo può avere 2 risultati: o andar bene, quindi il test è passato e viene sottoposto alla revisione del manager che può dichiararlo completato, altrimenti nel caso in cui il test non vada a buon fine, quindi venga rilevata una criticità nel software, un'anomalia nel software, il test viene bloccato e viene aperto un incident al reparto software, in modo che lo sviluppatore di riferimento possa sistemare l'incident rilevato, quindi si possa rieseguire il test in modo da completarlo e completare il rilascio. È importante andare a testare ad ogni rilascio la non regressione, in quanto, soprattutto per quanto riguarda il nostro prodotto, i cui rilasci vengono svolti a funzionalità, feature specifiche, non sempre c'è modo di andare a verificare in modo esaustivo tutte le funzionalità precedentemente rilasciate. Il testing automatico ci aiuta proprio in questo, ci aiuta ad andare a verificare tutto quello che era stato precedentemente rilasciato. Io nel ruolo di software tester team leader mi occupo di gestire le attività del nostro reparto, di andare a pianificare il test dei rilasci che abbiamo in programma durante la settimana. Per aiutarci organizziamo e svolgiamo per 3 volte a settimana gli Scrum Meeting, in quanto seguiamo la metodologia Agile. Durante questi Scrum Meeting vengono condivise le attività svolte precedentemente e che dovranno essere svolte. In aggiunta a questi Scrum Meeting, insieme al manager del reparto Software IT, facciamo una pianificazione di settimana in settimana per capire quali sono i rilasci più urgenti.
in modo da appunto andare a pianificare le attività di testing per questi rilasci. Oltre alla pianificazione partecipo regolarmente agli incontri con gli sviluppatori che vengono fatti più o meno tutte le settimane. Sono degli incontri di backlog refinement in cui gli sviluppatori insieme ai product owner stabiliscono le priorità delle nuove funzionalità, o comunque durante questi incontri i product owner vanno a esplorare e a descrivere le nuove funzionalità che dovranno essere implementate. Questo permette lato testing di avere una prima overview su quello che sarà il lavoro per il rilascio. Punti di forza per un software tester sono sicuramente la precisione e un senso critico. Sicuramente una sfida per un software tester sono le tempistiche, in quanto molto spesso quando ci si trova a gestire delle contingenze il tempo è limitato rispetto ai test che devono essere eseguiti, ma in questo caso fortunatamente per il nostro team la precisione con cui vengono effettuati i test e una collaborazione sempre costante e esaustiva tra di noi ci permette di portare a termine il risultato nei tempi previsti. Come software tester, oltre alla scrittura e l'esecuzione dei test, è di grande rilevanza anche tutta quella parte documentale che deve essere allegata al rilascio di qualsiasi software, quindi a partire dalle eventuali functional specification, risk assessment o certificate of release. Oltre al background accademico, per essere un software tester è sicuramente indispensabile saper lavorare in team, in quanto appunto la collaborazione tra i componenti del team è indispensabile. Infine è anche molto importante saper organizzare il tempo, quindi oltre alla precisione l'organizzazione è indispensabile per poter rientrare nelle scadenze previste. Cosa mi piace di Savision? Sicuramente l'ambiente. Dopo aver girato alcune aziende, devo dire che un ambiente come quello che si trova in Savision è veramente difficile da trovare, non solo per i benefit che abbiamo, tra cui ad esempio la flessibilità oraria che ci permette comunque di organizzare la giornata lavorativa nel modo più consono per noi stessi, ma anche proprio per le persone che fanno parte dell'azienda. È un ambiente infatti molto dinamico e giovanile, si sente proprio di far parte di qualcosa, quindi per me Savision è appartenenza.